Se siete alla ricerca di una bicicletta che costi meno di 1000 euro, che vada bene per la città ma che non si trovi in difficoltà sull'erba, nella ghiaia e nello sterrato, allora sicuramente questa Fafris è le bike che stavate aspettando. Questa F20 Pro è nata, almeno a livello progettuale, per essere la giusta via di mezzo tra una bici da città e una fat bike. Vi sarà consegnata a casa praticamente già assemblata. Le uniche due cose che dovrete montare sono il manubrio e i pedali. Ma tornando al video di oggi, anche questa recensione l'ho divisa in tre parti. Nella prima parte vi mostrerò il breve tutorial per il montaggio, così potete seguire il mio video invece di leggere le istruzioni. Nella seconda parte andremo a analizzare tutte le sue caratteristiche tecniche e nella terza e ultima parte andremo a fare insieme un bellissimo test su strada e vi svelerò anche un codice coupon per ottenere un ulteriore 6% di sconto. E ovviamente alla fine del video, se sarete interessati a questa fantastica e-bike, vi ho lasciato il link per poterla acquistare nel primo commento e nella descrizione di questo video. E ora non perdiamo altro tempo e iniziamo subito col tutorial del montaggio. Hanno aggiunto addirittura una camera d'aria di scorta, un portachiavi veramente molto bello dotato di QR code, l'alimentatore dotato anche di spina italiana e hanno anche inserito due pastiglie di scorta, ve l'avvicino alla telecamera, guardate che spettacolo, avrete praticamente tutti i ricambi e questo che è molto importante è il certificato di conformità che attesta che questa bicicletta elettrica rispetta tutte le norme europee, in particolare quelle italiane, sia per quanto riguarda la potenza che per quanto riguarda la velocità massima. Vi informo anche che se acquisterete questa fantastica e-bike nel loro store ufficiale avrete anche in aggiunta un bellissimo telo copri bicicletta e anche un comodissimo e soprattutto utilissimo portacellulare. Il montaggio di queste e-bike è veramente molto semplice, ci sono solo tre passaggi. Come prima cosa dobbiamo raddrizzare il portamanubrio, inserire il manubrio e regolarlo alla nostra altezza e infine andare ad avvitare i due pedali. Per sbloccarlo con una mano dovete tirare il portamanubrio e con l'altra sbloccare il fermo e una volta messo nella posizione corretta riandarlo a riagganciare. I numeri che vedete sono l'altezza regolabile del manubrio. Per inserirlo dovete sbloccare anche in questo caso il fermo, lo andate a inserire delicatamente nella fessura per poi andarlo a bloccare nell'altezza desiderata. Ovviamente il manubrio per comodità di imballo arriverà proiettato verso la parte inferiore, problema che si risolve semplicemente sbloccando questo fermo, ruotarlo nella posizione corretta per poi andarlo a fermare nuovamente. E ora è il momento dei pedali. Mi raccomando, non vi sbagliate perché i pedali hanno una lettera L ed R e deve corrispondere col braccetto corrispondente. Come vedete in questo caso c'è L, quindi lo andiamo a avvitare in questa posizione. All'inizio avvitate a mano e alla fine fatevi aiutare con gli attrezzi dati in dotazione. E ripetete lo stesso procedimento con l'altro pedale. E come ultimo passaggio non ci rimane che collegare il connettore del LED anteriore al suo corrispettivo. Andate anche qui delicatamente e il montaggio è completato. E ora andiamo a analizzare un po' le caratteristiche tecniche a partire dall'impianto frenante che tutto sommato si è comportato veramente bene. Sono due dischi meccanici, uno anteriore e l'altro posteriore da ben 160 mm. Per quanto riguarda il cambio abbiamo il classico cambio Shimano a 7 rapporti, è la marca più montata in tutte le bike che ho recensito sul mio canale. È una spalla di 3 pollici, un pollice in meno rispetto alle classiche fat bike e come diametro siamo sui 20 pollici. Una soluzione intermedia che può accontentare chi vuole una bicicletta da città ma che non vuole rinunciare a qualche scampagnata sia sulla ghiaia, allo sterrato e sull'erba senza avere difficoltà di grip e rischio di cadute. E guardate anche la cura del manubrio con le manopole esattamente cucite come si faceva una volta. Altro punto di forza di queste bike è il peso, perché pesa solamente 25 kg e soprattutto essendo pieghevole la potete utilizzare anche se prendete mezzi pubblici, tram, treno o autobus, avendo così la possibilità di utilizzarla in qualsiasi occasione. Piegare a 90 gradi queste bike è veramente
veramente molto semplice, vi basterà sbloccare questo fermo. È un'operazione che in 10-20 secondi viene completata e per diminuire ulteriormente le dimensioni potete anche piegare l'intero manubrio e i due pedali. Per quanto riguarda l'impianto ammortizzante, ha una doppia sospensione all'alteriore regolabile in altezza, è dotata di un selino regolabile ammortizzato che quindi un po' compensa la mancanza di ammortizzatore al posteriore. È dotata di una batteria da 36 volt a 18 A che vi permette di avere un'autonomia intorno agli 80-90 km, è completamente estraibile tramite la chiave e per quanto riguarda i tempi di ricarica in 7-8 ore avrete la ricarica completa. Altra particolarità di queste bike è il sellino posteriore, è veramente molto utile e soprattutto comodo, guardate quanto è morbido, per cui potrete tranquillamente caricare anche un'altra persona. Per quanto riguarda la motorizzazione abbiamo un motore brushless da 250 watt che è perfettamente in linea con le normative vigenti, anche in salite del 20-30% non ho riscontrato troppe difficoltà, grazie anche al picco massimo che riesce a raggiungere anche i 450 watt. È dotata di due LED, uno anteriore che è anche abbastanza grande e uno al posteriore, entrambi collegati direttamente alla batteria, e in quello posteriore è anche inserito il LED del freno. E concludo il tour con il manubrio, dove è situato il cambio Shimano, tasto per aumentare le marce e tasto per scalare. Altro pulsante molto interessante è questo qui, che è un mini acceleratore, e premendo semplicemente verso il basso la bici vi accompagnerà senza fare nessuna fatica. Dall'altra parte trovate il bellissimo display dove potete anche regolare i livelli del motore 1, 2, 3, potete anche impostare livello 0 dove pedalate senza l'ausilio del motore. E conclude il tutto il freno anteriore e il campanello meccanico. Ed eccoci qua sopra la nostra Fafris F20 Pro, vado a fare il giro del parco della mia città, la proverò un po' in tutte le condizioni, a partire dalla ghiaia come sto facendo in questo momento, e tra l'altro è anche in salita e devo dire che non mi sto sforzando per niente. Adesso voglio andarla a provare anche un po' nell'erba, e questa è una zona con l'erba molto alta, per cui voglio vedere se si pianta oppure no. Oh mio Dio! Guardate che spettacolo! Ma devo dire che le ruote da semi fat bike si comportano veramente bene. È stata anche abbastanza stabile, vediamo anche in questa salita come se la cava, e direi veramente bene, super salto, guardate anche a questa velocità come è stabile. E adesso finalmente sono arrivato nella classica ciclabile, il motore è veramente super silenzioso, si sente solo leggermente il rumore del rotolamento delle ruote, ma quello anche nelle biciclette che non sono elettriche, dovuto anche alla spalla abbastanza grande da 3 pollici. Adesso torniamo nell'off-road, anche qui andiamo nel lago della mia città, mi sta veramente impressionando anche nel fuoripista, per cui confermo il pensiero che avevo all'inizio, ossia che questa è una bicicletta un po' da tutte le occasioni. Beccatevi anche sta super salita del 30%, non so se si vede dalla telecamera, ma riesce tranquillamente ad andare su. Ora proviamo a scendere per vedere le sospensioni. Oh mio Dio, a tutta velocità, beccatevela! Direi che anche come impianto ammortizzante è approvata. Per quanto riguarda l'autonomia, dopo 2 settimane di test vi posso confermare quella dichiarata dal fornitore tra i 70 e i 90 km. Questa bicicletta viene lanciata nelle sue 6 colorazioni a 1.099 euro, ma attualmente è in sconto sul sito ufficiale a 939 euro. Ma le sorprese non sono finite, perché per voi mi sono fatto inviare un composconto dal fornitore, e se l'acquisterete nel sito ufficiale inserendo il codice sconto Luca Take avrete un ulteriore 6% di sconto. La porterete a casa a 882 euro, che per una bici del genere è veramente tanta roba. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video.